Buongiorno, Buongiorno a tutti. ecco una nuova giornata, abbiamo dormito qui a Candelaria, il posto non è bellissimo, però eravamo molto vicino al mare, tutta la notte sentivamo il rumore del mare. E si sente tuttora. Il meteo per i prossimi giorni non è eccezionale purtroppo e quindi noi abbiamo un programmino che vi sveleremo a breve e che è una bella novità del nostro viaggio. Quindi adesso facciamo ancora delle commissioni, abbiamo un pochino lavorato stamattina. Siamo dalla marina di Candelaria, piccolina, però abbiamo chiesto qualche informazione. Fare gasolio a questi prezzi è quasi una soddisfazione. Siamo arrivati per una pausa pranzo a San Miguel de Tajao, un paesino che non conoscevamo, piccolino. Ci sono diversi localini e guardate che meraviglia queste rocce, bellissime. Che bella immagine di Carletto parcheggiato appena dietro la spiaggia. Là. Qui c'è un piccolo borgo peschero, poi prendono queste barchette qua, magari le demotorizzano e le tengono qui come attrazione, sì, come immagine pubblica del borgo peschero. Ed ecco proprio qua il porto peschero, il piccolo porticciolo di pescatori, sono tutte le barche ormeggiate a una boa praticamente, con le più grosse barche da pesca che sono alate e sono in secca, tirate su con quel traver che vedete qua sulla nostra destra. Guarda dove Betty mi ha portato a passare, ha trovato questa stradina, guardate un po' che roba, guardate. Ho paura io queste strade strette, queste Cos'hai da dire a tua discolpa? Che la strada è strettissima, il tunnel è basso, però ci siamo passati. Ragazzi, siamo pronti, siamo in partenza per una nuova isola.
Allora sì, non abbiamo quasi ripreso niente da ieri sera ad oggi perché abbiamo lavorato, ci siamo incontrati con degli amici collaboratori con cui stiamo portando avanti delle attività lavorative, ma da questo momento sta iniziando una nuova avventura perché andiamo a scoprire la quinta, o meglio potrebbe essere anche la sesta isola dell'arcipelago Canaro, che è la Palma. Palma. Tra un'ora e mezza abbiamo il traghetto che da Los Cristianos ci porterà alla Palma e quindi siamo un po' agitati perché tanti ce ne hanno parlato benissimo di quest'isola viva, perché ha tuttora un vulcano attivo che nel 2021 ha dato una ultima grossa eruzione e quindi andiamo a scoprire quest'isola affascinante. Siamo un po' eccitati della cosa, lo ammettiamo, perché è una cosa che desideravamo da tanto tempo. Definita l'Isla Bonita. Quindi venite con noi. Andiamo a prendere il traghetto. Non l'abbiamo detto, sosta l'abbiamo fatta al Palmar, che è abbastanza vicino a Los Cristianos, e ora raggiungiamo il puerto. E siamo al porto di Los Cristianos. Eccolo qua. Fra poco c'è l'imbarco. Noi, come quasi sempre, prendiamo Armas semplicemente perché abbiamo un po' di sconto con la tessera PAC. Torniamo al camper dove Betty sta preparando la cena, perché visto che stasera il tragitto è abbastanza lungo perché prevede anche una sosta a La Gomera, quindi si arriverà tardino alla Palma e ci siamo organizzati per mangiare qualcosa a bordo della nave, del traghetto. Ecco una bella immagine del porto di Los Cristianos dalla terrazza della Estación Marittima. Il mare dovrebbe essere in aumento, ora vedremo di quanto. Non che noi lo patiamo particolarmente, anzi siamo marinai, quindi non lo soffriamo, però l'importante è che non crei dei problemi e dei rallentamenti, visto che arriviamo già tardi stanotte, stasera. Prima tappa, La Gomera. Ed eccoci arrivati anche alla Palma, Santa Cruz de la Palma. Siamo alla Palma! Purtroppo è sera e non si vede nulla, comunque domani vi aggiorniamo sul tutto. E buongiorno! Buongiorno! Svegliati a Santa Cruz de la Palma. Prima notte alla Palma, siamo arrivati ieri sera alle 22:30, quindi praticamente poche ore che siamo sull'isola. Abbiamo solo dormito, stamattina ci siamo un attimo rilassati, abbiamo fatto alcuni lavoretti e adesso andiamo a scoprire a piedi la città di Santa Cruz. Sì. È un bel mare, ieri sera ce ne siamo accorti che era bello tosto, venendo in qua e insomma ha picchiato duro. Noi non soffriamo fortunatamente, ma c'era chi soffriva, chi si lamentava. Guardate che roba, bel burrascone.
colori vivacissimi. Siamo arrivati alla caravella di Colombo, la Santa Maria. Qui c'è una riproduzione della Santa Maria, la nave con cui Colombo si fermò a Palma. Ufficialmente il motivo è per riparazioni, aveva dei problemi al timone e doveva ripararlo. Però poi voci locali dicono che si è fermato qui alla Palma perché aveva una donna, un amante locale con cui desiderava passare alcuni giorni prima di affrontare la traversata. Lo so, le donne hanno questo potere. Ecco qua una riproduzione delle tre caravelle, la Nina, la Santa Maria e la Pinta. La Nina e la Pinta erano di 21 metri, mentre la Santa Maria, che era la più grande, aveva 36 metri ed era l'ammiraglia su cui stava Cristoforo Colombo. La Santa Maria era la nave più grande, l'ammiraglia, quella che trasportava più uomini e più attrezzature, ma la più veloce, se la vedete anche per l'alberatura con le vele triangolari, quindi poteva anche stringere maggiormente il vento, la più veloce era la Pinta, che comunque è stata la prima nave a vedere la costa delle Americhe. Noi come marinai non possiamo esimerci da visitare un museo navale, ovviamente. Bella la rappresentazione. Sì, carina, carina. Questa è una fontana che rappresenta la festa dei nani, la Fiesta de los Nanos, che sono praticamente, loro esemplificano dei nani mettendo questi testoni enormi sulle persone, quindi la sproporzione tra la testa e il resto del corpo li fa sembrare quasi come se fossero dei nani, ed è una festa durante il periodo carnevalesco, credo, però poi mi informo. Queste sono le tipiche finestre e terrazzamenti canari, vedete che carini che sono. Sono in madeira, ovviamente in legno, e poi vengono dipinte di vari colori, in questo caso di blu, che sul bianco risalta molto bene, molto molto carine sono. Cos'è che ammira la Betty? I balconcini colorati, sia in legno che in ferro battuto dipinto. Quelle sono le foglie di tabacco che poi vengono successivamente pressate in questi stampi, da cui poi escono fuori i sigari. È una tradizione cubana di tanti immigrati cubani che sono qui alla Palma e che hanno proseguito con le piante di tabacco che crescono e vengono prodotte qui direttamente.
Betty si è seduta a un bancone. Perché qui è nata la prima scuola pubblica dell'isola nel 1794. Famosissimi a Santa Cruz de la Palma sono i balconi, che sono questi qua dietro di noi, che sono stati importati dagli spagnoli, e ci sono di due tipi: quelli di origine proprio spagnola che si trovano nel nord della Spagna e quelli invece di origine musulmana che sono più diffusi nel sud della Spagna, quindi nell'Andalusia, e gli andalusi li hanno portati qua. Il re Filippo II ne ordinò addirittura l'abbattimento di questi balconi perché considerava vietati esporre e mostrarsi al pubblico all'esterno. Però la nave che portava il messaggio del re non arrivò mai alla Palma, pertanto nessuno ne era a conoscenza di questa cosa e i balconi sono rimasti. Questi addirittura dietro di me risalgono al XVI secolo. Davvero carina e deliziosa questa cittadina, stupenda. Non ce l'aspettavamo, molto simile alla laguna che c'è sull'isola di Tenerife, ma bella bella. Abbiamo trovato la focaccia genovese a Santa Cruz de la Palma. Loro sono genovesi e genoani e hanno creato questo negozio, questa panetteria qui, e dopo mesi sto riassaggiando il sapore di casa, la focaccia ligure. Buonissimo. Cosa ancora più clamorosa, la focaccia di Recco. Focaccia al formaggio di Recco, è perfetta, è proprio come quella di Recco, guardate, d'altronde sono liguri, Uno spicchio di Genova a Santa Cruz de la Palma. Neppure 24 ore che siamo alla Palma. Il tempo questa mattina di visitare, conoscere e ammirare la bellissima cittadina che improvvisamente ci siamo trovati, mi che sono senese, in uno spicchio di Genova. Guardate qua. Allora, mi si trovò a Figassa. Ma chi c'è qua? Chi c'è? Eccovi che ve li presentiamo, anzi si presentano da soli. Prima le donne naturalmente. Ciao, sono Raffaella. Ciao, sono Stefano. Allora, che cosa vi ha portato qua? La verità? La verità, la tranquillità. Sì, la tranquillità, volevo dire qualcos'altro, ma... Puoi dirlo, poi al massimo... No, non ne potevamo più dell'Italia e siamo
un'isoletta più tranquilla, certo non è il paradiso, però si sta abbastanza bene, meglio. Meno gente, meno macchine, meno stress, meno vita di corsa, che poi non è vero perché quando hai un'attività è uguale. Certo. Però meno, dai. Ma questa idea di portare qua uno spicchio di Liguria, uno spicchio di cucina ligure ha successo? Viene apprezzata? Sì, certo non è stato facile, non è facile perché già le Canarie sono un pochino, si stanno allineando, diciamo. Questa isoletta come le altre più piccoline sono un pochino più, lasciatemi passare il termine, indietro, ma però In senso positivo. in senso positivo per noi, se no non saremmo qua, e quindi alcuni sono magari più chiusi, altri più aperti, però dai. È una cosa che io ho chiesto tanto a tanti altri italiani che sono fuori. Non è una questione solo economica, giusto? No, assolutamente. Ma è un discorso anche Proprio di vita. Di qualità di vita. di qualità della vita, bravo. Ci siamo poi informati sulla danza dei nani. Non è per Carnevale che avviene questo evento, ma a luglio, la seconda settimana di luglio, dove una serie di uomini prima sono vestiti da frati, dopodiché entrano in un locale e si trasformano, mollano il saio e prendono questi testoni grossi, si trasformano ed escono fuori come nani e ballano, cantano e danzano tutta la notte. È proprio il rito della trasformazione, dove questi uomini, che vengono numerati dall'1 al 12, questo rito esiste ed è inalterato dal 1925. Allora, è stata una bellissima giornata a Santa Cruz de la Palma, dove davvero la cittadina è deliziosa. E ora proviamo a salire un po' più in alto e vogliamo andare a vedere il santuario della Nuestra Señoras de las Nieves. Questo santuario è assai venerato da tutti gli abitanti dell'isola della Palma, ma anche tutte le Canarie stesse. Ogni 5 anni viene effettuata una processione, quindi la Madonna di Nuestra Signora de las Nieves viene portata sulle spalle dai suoi abitanti fino alla cattedrale di Santa Cruz de la Palma, così per devozione e rispetto di questa Madonna. Questa tradizione continua fin dal 1680. Anche alla Palma abbiamo degli amici. Oggi abbiamo scoperto i genovesi che vi abbiamo fatto vedere, ma qui abbiamo un'altra genovese. Eccola qua. Ciao, sono Valentina. Ciao, sono Kevin. Ho la Betty che si sta già organizzando per i prossimi giorni.